Linea Pelle, la fiera di settore, tanti incontri, pochi video. E benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Ozzino, produco borse conto terzi e quindi se sono stata a Linea Pelle, al SIMAC, al MIPEL e tutto, insomma ho fatto un po' toccata e fuga di un paio di giorni e per raccontarti un po' di cose che stanno succedendo nel settore, un po' di novità, cosa servono le fiere e magari la prossima volta che ci vado, che dovrebbe essere a settembre 2020, possiamo incontrarci come ho incontrato tante altre persone, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Io tengo la sigletta nelle orecchie. Dobbiamo farla la versione così, ti puoi venire per caso. Eccoci tornati, come ti avevo promesso parleremo del Linea Pelle, del SIMAC e di tutto quello che gira attorno. Sono stata anche al MIPEL, ovviamente ti lascio il link qui sotto del blog dove ho scritto un articolo in cui spiego un po' tutto quello che c'è della storia del Linea Pelle, il SIMAC e tutto il resto. È una fiera di settore, è una fiera, partiamo dal quella più settoriale che riguarda proprio chi produce per conto terzi o comunque i brand che si approcciano a produrre collezioni di borse, che è Linea Pelle. Linea Pelle avviene 2 volte all'anno ed una volta all'anno viene associato il SIMAC, che è praticamente l'esposizione di tutte le nuove tecnologie, macchinari, modi di approcciare appunto alla pelletteria, alle lavorazioni, e quindi appunto viene fatto una volta all'anno rispetto alle 2 volte che si presenta in Linea Pelle. Quest'anno hanno ben pensato di mettere insieme il MIPEL, MICAM. MIPEL è la fiera per la pelletteria, quindi l'esposizione di tutti quelli che fanno borse. MICAM è tutta la fiera di quelli che fanno calzature e l'ultimo giorno, come dire, si è sovrapposto l'ultimo giorno MIPEL MICAM con il primo giorno del Linea Pelle. Quindi io sono stata in questi 2 giorni, il 19 e 20 febbraio, sono stata lì in fiera e l'idea era quella di creare un vlog dove facevo la classica youtuber molto figa, camminavo così, parlavo, raccontavo, telecamere, cioè cose super tecnologiche. Mi sono preoccupata anche di dire mi serve il microfono per camminare in mezzo alla gente e parlare, se no come facciamo? Volevamo anche comprare, però lei che è una donna lungimirante e parsimoniosa se l'è fatta prestare da quel santuomo del papà che è un grande. Insomma, mi sono tirata anche sulle calze per questa cosa, per dire che il papà è un grande uomo e artista. Detto questo, insomma, andiamo in fiera. Le uniche parti che tu vedrai, che ti farò vedere fra poco, sono quelle in cui Erika era da sola e poteva dare sfogo alla sua creatività. Ma adesso ti faccio vedere, non ti voglio anticipare. Ci son cascato di nuovo. Ci son cascato di nuovo. Pensi sia un gioco? Vedermi prendere fuoco. Oh sì sì. C'erano tutte le buone premesse, ma per me certe cose sono tipo la dieta. Cioè io parto col concetto che voglio fare sicca sicca, poi è per la strada che mi perdo. Quindi, a parte che voglio dirti, cioè il fatto del cappello, che io non sopporto niente, un portanelli, braccia, niente, però mi è venuta sta cosa che era figa, tolto che altro piccolo, diciamo, aneddoto. Erika, per un fatto brutto, io non sono potuta salire con Erika e la sera ci scriviamo che lei è arrivata a Milano. Tolto che povera Crista non ha potuto mangiare perché in zona non c'era niente. Ti faccio vedere anche dopo un video in cui si vede che non c'era nulla fuori all'albergo. Erika ieri sera, per cercare un posto dove mangiare, Ornella guarda, non c'è nulla. Vabbè, qua andiamo un po' più avanti. Specialità alla carne, pizzeria, e ora dice anche che, te lo giuro, stava tutto spento. Noi le crediamo, certo, ma tolto che lei è rimasta digiuna, la parte più divertente è stata che la sera le scrivo: ciao Eri, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Faccio:
com'è la temperatura? E lei mi risponde, classica domanda da meridionale, sì, perché io una delle ultime volte prima del cambio, cioè prima dei problemi climatici, a Milano faceva freddo e quindi io vado sempre modello Totè Peppino, dove una delle ultime volte sono salita proprio cappotto, sciarpone, perché al nord fa freddo, invece lei ha detto no, comunque temperatura mite, infatti sono stata praticamente con la giacchetta e la sciarpa che non faceva per niente freddo, anzi 2 bellissime giornate. Morale della favola, il giorno dopo vado in fiera e mi sentivo figa questo cappello, ho fatto queste 4 ore e mezza di 5 ore di treno, pensando di aver sbagliato treno, ma perché io sbaglio spesso treno, insomma entro in fiera, cominciamo a camminare, faccio Erika, vabbè, tolto questo video che tu hai visto precedentemente, cominciamo a camminare, vediamo un attimo la situazione e riprendiamoci, cioè, dopodiché mi sono ricordata di questa cosa quando stavamo sull'aereo per tornare a Napoli e ho esordito dicendo Erika, vogliamo fare un video in aereo? E lei mi ha riso in faccia a dire che facciamo in aereo? Cioè, possiamo fare i video, oltretutto che c'era un sacco di gente in aereo, diciamo, volevamo dirottarlo per dire Forza Napoli, siamo tutte aziende campane, però poi abbiamo evitato di fare questa cosa, diciamo, a cantare Usurdato e innamorato tutti quanti. Detta questa cosa in maniera molto folcloristica, sono stati 2 giorni molto intensi in fiera, dove ho avuto modo di incontrare tantissime persone, anzi grazie mille a tutte le persone che poi a vario titolo ci siamo incontrati, salutati, sbaciucchiati, confrontati su tante tematiche e purtroppo l'aria era un po' pesante perché coronavirus ha bloccato tutte le frontiere, diciamo così, e quindi tutta una serie di problematiche perché tutta la parte asiatica, che sono grandi buyer che vengono spesso a visitare le fiere, non c'erano. E i visitatori che c'erano, nonostante che ho letto che il Linea Pelle comunque ha registrato un più 2% di visitatori, erano tutti Nord Europa, quindi una clientela completamente differente. C'erano un po' di facce tirate, un po' di clima non proprio rilassato, tutti quanti noi, nonostante le problematiche del momento, abbiamo cercato di vivere in un clima abbastanza sereno, anche perché è inutile piangersi addosso. Noi bene o male, chi fa pelletteria lo sa benissimo, siamo persone abituate a lavorare, poco a lamentarsi, magari ci lamentiamo fra di noi in privato, però sostanzialmente siamo gente così a lavorare nelle aziende, a cercare di far quadrare le cose, a cercare di far stare meglio possibile i dipendenti, e quindi i problemi che ci sono e che sono reali abbiamo cercato di portarli un po' di là. La cosa bella è che ho visto fortunatamente, ed è una cosa che sto cercando anche in azienda con mio marito di portare, è che stanno completamente quasi abbattendo l'utilizzo dei solventi a base di benzina o comunque più o meno pesanti, quindi ci sta andando verso uno stile un po' più di tutela e prevenzione anche della vita in fabbrica, perché comunque non si può parlare soltanto di ecosostenibilità, perché in realtà, ragazzi, cioè, per quanto ce lo ripetiamo, anche le colle o comunque quelle a base d'acqua sicuramente sono più sostenibili di quelle a base solvente, ma di base comunque sono colle, sono collanti, e lo smaltimento comunque è uno smaltimento di rifiuti speciali, e comunque fin quando ci sarà bisogno di incollare gli oggetti e gli accessori o la pelle, di ecosostenibile c'è davvero poco in questo senso. Poi è ovvio che tutte le misure di prevenzione, tutto l'abbattimento, la qualità proprio degli ambienti di lavoro aiuta a rendere anche più ecosostenibile tutto quello che è il settore, che si sta avvicinando sempre di più al cliente finale. Come c'erano davvero tante persone, si rideva appunto con Erika del fatto che ogni volta che vedevamo delle unità robotiche, allora Erika mi prendeva in giro e diceva questo toglie lavoro a 3 persone, questo lavora a 10 persone, perché veramente si sta arrivando a un livello di automazione notevolmente elevato, e quindi la pelletteria, la calzatura ci sta arrivando molto più velocemente, sta sempre un po' più avanti, la pelletteria sta arrivando a dei livelli di automazione per le cinture, con molte macchine insieme si riescono a fare le cinture, a cucirle anche. Si arriverà a un certo punto che, nonostante certe professionalità vengono ancora tutelate nelle aziende, come le macchiniste, le cucitrici o quelli che spazzolano i tintori, col tempo anche queste, diciamo nell'arco di 10 anni, vabbè, se vogliamo prendercela con calma,
purtroppo esisteranno delle unità robotiche, delle cose che simuleranno il lavoro dell'operaio, perché l'intelligenza artificiale sta arrivando a fare questo, e che la possiamo vedere in un'ottica drammatica di perdita di posti di lavoro o come un'opportunità per tante aziende di fare l'uno o l'altro, perché magari uno che ha grandi potenzialità finanziarie può spostare tutto sulla robotica, che gli permette di avere ovviamente dei costi differenti, anche se il personale che poi ci deve collaborare vicino a queste unità robotiche ovviamente deve essere altamente formato, e quindi c'è una qualifica un po' più culturale di quello che è la fabbrica ricomincia ad essere un luogo più ingegneristico che operativo. E poi dall'altro lato si stabilizzeranno delle aziende che sono completamente manuali, che sembra una sciocchezza, ma paradossalmente ci sarà un lato di prodotti estremamente tecnologici, con delle lavorazioni che probabilmente l'essere umano non ci può arrivare, con delle lavorazioni estremamente artigianali che verranno comunque apprezzate. In entrambi i casi non si demonizza né l'uno né l'altro, ma si faranno grandi passi avanti. C'è un rischio, che è quello che ovviamente le aziende non siano preparate a questa cosa, non siano preparate alla robotica, e che quindi basino tutto sui dipendenti o comunque su altri tipi di finanza, e questa cosa significa che quando ci sarà l'intromissione delle macchine nelle aziende non avranno personale culturalmente formato per poterle utilizzare e persone flessibili per poterle utilizzare. Dall'altro lato però c'è la perdita di professionalità. Nessuno si sta preoccupando, soprattutto da Roma in giù purtroppo, e io sto cercando in tutti i modi, e sicuramente manterrò la promessa, uscite da questo vortice difficile, di creare una scuola di pelletteria, e quindi una formazione libera che dia la possibilità alle persone di formarsi, e non necessariamente di portarmeli in azienda, ma di lasciarli liberi di poter scegliere dove andare a lavorare, perché è inutile che ci prendiamo in giro. Fare formazione interna sì, va bene, è una cosa che secondo me stimola anche la crescita del personale, ma bisogna lasciare libere le persone che si formano di poter andare a lavorare dove meglio vogliono, se è più vicino casa, se dove lavora la mamma, il padre, il fratello, il cugino, non è importante. Bisogna formare le persone per non perdere know-how, perché purtroppo facciamo un lavoro che è manuale e che si perderà col tempo, perché tolta la memoria non esistono libri. Tu, la pelletteria, certe cose sì, esistono anche libri teorici, ma se muoiono le persone che sanno fare le cose e deleghiamo tutti ai robot, alla fine loro si evolveranno perché l'intelligenza artificiale acquisisce movimenti, migliora con gli sbagli, riesce a percepire cose che magari umanamente non riusciamo a vedere, però si perde tutto il fattore umano, e questa cosa è tanto sottovalutata, soprattutto nelle aziende in cui poi viene meccanizzato tutto, compreso il lavoro umano. Le fabbriche sono alienanti, bisogna avere pazienza, bisogna avere il tempo di imparare, bisogna avere persone disponibili ad insegnarti, è un ambiente complesso. Quando tu entri nel linea pelle, quindi poi vai al SIMAC e parli con le tante personalità che accompagnano l'imprenditore che fa pelletteria appunto in questo difficile cammino che è quello di fare pelletteria in Italia, un'eccellenza ma molto poco valorizzata, ti rendi conto di tutte queste falle. Cioè noi abbiamo grandissimi professionisti che però hanno un sottobosco di persone che o non sono interessate a vario titolo ai lavori, ma parlo anche dei meccanici, tecnici per aggiustare le macchine, persone che sanno trovare, che ne so, attività correlate alle lavorazioni, cercare di guardare oltre, insomma manca quel sottobosco, manca quella curiosità, e c'è poco interesse da parte di tutti quanti ad esporsi, a dire ragazzi venite a fare pelletteria, venite ad imparare come si fanno le scarpe, come si orlano, come si cuciono le borse ancora a mano, come si dipinge, o qual è il criterio per cui uno sceglie un accessorio invece che un altro. Insomma,
il mio viaggio, nonostante non ti ho accompagnato con i vlog dove mi alzo, vedi me con tutto ancora senza trucco, con la mezza zizza fuori, si può dire mezza zizza fuori, insomma lo diciamo che senti me che parlo o chiacchiero con la gente e faccio il fenomeno. Spero che comunque questo piccolo viaggio in fiera con me, anche se tu la fiera non l'hai vista se non della scala mobile mentre mi incamminavo verso Erika, possa esserti stato utile. Ovviamente metti un mi piace, iscriviti al canale, condividi questo video, dammi supporto in qualche modo e ti lascio a una piccola riflessione barra una riflessione che mi prendo anche io. Se tu potessi fare qualcosa per la pelletteria, e quindi anche se non sei della pelletteria, cosa vorresti fare o cosa vorresti che fosse fatto per fare in modo che questo settore continui a generare persone che amano questo lavoro e amano raccontarlo, amano viverlo? Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.